Ciao amici e amici, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo vestitino. La cliente l'ha voluto di questo giallo bello molto luminoso ed è venuto fuori un bellissimo lavoro. Ringrazio la cliente che mi ha fatto questa richiesta e condivido con voi il video in modo che potete farlo anche voi. Ho abbinato a questo vestitino questa graziosissima fascia. Se volete sapere come l'ho fatta, scrivetemi nei commenti, vi farò un video su come l'ho realizzata. E ho abbinato anche una semplice borsetta che dà ancora più stile alla vostra bimba e al vostro vestitino. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il nostro vestito vado a utilizzare un uncinetto da 4 mm e vado a lavorare 80 catenelle. Vado a fare poi una catenella per fare la prima maglia bassa e poi vado a fare 1, 2 e 3 catenelle, entro nelle successive 1, 2, 3, salto da questo punto, entro nella quarta maglia e vado a fare la mia maglia bassa. Vado a fare questa sequenza di 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 3 maglie basse, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta maglia e vado a fare la mia maglia bassa. Proseguo questa sequenza di 3 catenelle e una maglia bassa per tutte le catenelle. Ho fatto le ultime mie 3 catenelle e vado a chiudermi nell'ultima maglia catenella con una maglia una maglia bassa. Raggiungiamo con delle maglie bassissime il centro del primo archetto e andiamo a fare 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso archetto. Entriamo nell'archetto successivo e facciamo la stessa cosa, 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte e proseguiamo per ogni archetto in questo modo. Facciamo la sequenza di 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso archetto per tutto il giro. Andiamo ora a fare delle maglie bassissime fino a raggiungere il centro dell'archetto del giro precedente. Andiamo a fare questa volta, anziché 2 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Facciamo poi una catenella, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro fino alla fine. Terminato tutto il giro dobbiamo andare a bloccare con il marcapunti. Andiamo a bloccare la parte di dietro dove poi andremo a mettere i bottoncini e poi andremo a bloccare anche la parte delle maniche. Dobbiamo calcolare piegando la parte centrale, quindi mettiamo bene, disponiamo bene le nostre maglie e dobbiamo andare a suddividere in questo modo. Andiamo a calcolare per il laterale contando in questo modo 1, 2, 3 e 4 e andiamo a bloccare questa parte qui con il nostro marcapunti. Prendiamo tutti e due i lati in modo da bloccare per realizzare poi la manica in questo modo. Andiamo dall'altra parte e facciamo lo stesso lavoro, 1, 2, 3 e 4 e mettiamo il nostro marcapunti anche da questo lato. Proseguiamo il giro in questo modo, giriamo il nostro lavoro, raggiungiamo sempre l'archetto con delle maglie bassissime, il primo archetto, quello dove abbiamo la parte di dietro, andiamo a realizzare
3 maglie alte nell'archetto, 3 catenelle, 3 maglie alte nello stesso archetto. Lavoriamo ora 2 catenelle, entriamo nel prossimo archetto qui e andiamo a lavorare di nuovo 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e proseguiamo questa lavorazione per tutto il giro. Lì dove abbiamo la parte dove va inserita poi la manica, qui dove abbiamo messo i marcapunti, dobbiamo fare una catenella di 5 maglie. Poi in base alla larghezza del braccio della vostra bimba andate a giocare con il numero di catenelle da aggiungere sotto le braccia. Ho lavorato le mie 5 catenelle, vado nell'archetto qui successivo e vado a lavorare sempre 3 maglie alte, 3 catenelle e proseguo con le 2 catenelle come ho fatto precedentemente, quindi solo sotto il braccio vado a fare 5 catenelle, ma ripeto, poi in base alla larghezza del braccio della vostra bimba andate a calcolare le catenelle da aggiungere in modo che ci sia abbastanza spazio da inserire il braccio. Sono arrivata all'altra parte del braccio, qui dove sta il marcapunti, vado a fare la stessa cosa, lavoro 5 maglie e vado a riprendere la sequenza. Terminato il giro lasciamo sempre aperta la parte di dietro, in questo modo qui non la chiudiamo perché poi andremo a mettere i bottoncini, giriamo il nostro lavoro e raggiungiamo con delle maglie bassissime sempre il centro dell'archetto come abbiamo fatto fino ad ora, quindi andiamo delle maglie bassissime, raggiungiamo il centro dell'archetto e dobbiamo andare ora a lavorare in questo modo. Lavoriamo 1 2 3 che sostituiscono la prima maglia alta e lavoriamo 4 maglie in totale alte nell'archetto. Poi andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nell'archetto qui e andiamo a lavorare nuovamente 4 maglie alte, quindi in ogni archetto dobbiamo lavorare 4 maglie alte e poi andiamo a fare 2 catenelle tra le maglie e l'altra in questo modo, quindi proseguiamo così. E lì dove abbiamo fatto le nostre 5 catenelle sotto la manica del braccio dobbiamo andare a fare la stessa cosa come se fosse un archetto, andiamo a fare 4 maglie alte e poi le 2 catenelle, proseguiamo sempre la nostra lavorazione. Per quest'altro giro dobbiamo invece fare in questo modo, dobbiamo andare a lavorare 2 maglie alte e una catenella, 2 maglie alte e una catenella. Proseguiamo così per tutto il giro, lavorare 2 maglie alte e una catenella. Terminato il giro dobbiamo ora andare a realizzare lì dove abbiamo fatto le nostre il nostro archetto di una maglia, dobbiamo andare a fare le 2 maglie alte, quindi dobbiamo andare ad alternare, andiamo a fare delle maglie bassissime fino a raggiungere il centro dell'archetto qui di una maglia e andiamo a fare 1 2 e 3 catenelle, seconda maglia alta e poi facciamo una catenella e lì dove abbiamo fatto l'archetto dobbiamo andare a fare le nostre 2 maglie alte e proseguiamo il giro in questo modo come abbiamo fatto prima, solo che dobbiamo andare ad inserire le nostre maglie alte nell'archetto ed alterniamo in questo modo.
Dobbiamo proseguire la lavorazione allo stesso modo per altri 2 giri, quindi andiamo sempre ad alternare con 2 maglie alte e una catenella per altri 2 giri. Se volete che la vostra lavorazione sia un po' più fitta, anziché farne 2, da questo punto in poi ne sono andata a fare 3, quindi da questo giro qui ho fatto 3 maglie alte senza nessuna catenella, quindi sono andata a fare semplicemente 3 maglie alte in ogni archetto senza nessuna separazione. In questo modo viene un po' più fitto. Poi se invece volete che sia meno fitto, come abbiamo fatto il primo giro qui, risulterà un pochino più largo, come in questo caso che l'ho lasciato in questo modo come primo giro, mentre i 3 giri successivi li ho fatti a 3 maglie alte. Decidete un po' voi come volete, come più vi piace. Andiamo poi ad unire ora, dopo aver fatto quest'ultimo giro, in tutto sono 4, compreso quello iniziale, 1 2 3 4, e andiamo a lavorare in questo modo. In ogni archetto andiamo prima ad unire queste 2 parti, perché qui verranno i bottoncini, mentre da questo punto in poi dobbiamo andare ad unire, quindi facciamo una maglia bassa per unire le 2 parti e proseguiamo il lavoro in questo modo. Dopo aver unito con una maglia bassissima qui le 2 parti, andiamo a fare 3 catenelle, poi andiamo a fare un'altra catenella e dobbiamo entrare nell'archetto che abbiamo qui e andiamo a fare 4 maglie alte, poi facciamo 3 catenelle e andiamo a fare nello stesso archetto 4 maglie alte, quindi i nostri pendaglietti adesso saranno di 4 maglie alte, cioè 4 più 4 sono 3 e 4. Poi andiamo a fare una catenella e ripetiamo la lavorazione per ogni archetto che si presenta. Andiamo a fare sempre 4 maglie alte, 3 catenelle e 4 maglie alte e una catenella di separazione tra i 2 ventaglietti. Questa ultima lavorazione di 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte e una catenella di separazione la dobbiamo fare per i giri successivi fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ho terminato i miei giri realizzando altri 5 giri allo stesso modo come ho fatto l'ultimo qui. Ho semplicemente ripetuto la sequenza per altri 5 giri perché la cliente lo voleva di questa misura, quindi sul ginocchio della bimba. Se invece lo volete più lungo andate a fare qualche altro giro in base ai vostri gusti. Questo è il vestitino terminato, spero che vi piaccia. Ho realizzato poi il fiorellino, se volete sapere come ho fatto il fiorellino scrivetemi sotto. Poi ho realizzato anche una fascia per i capelli in questo modo. Se volete sapere come l'ho realizzata scrivetemi sotto e vi mostro come ho fatto la mia fascia, ed ho abbinato poi a questo vestitino questa bella borsetta. Se volete sapere come l'ho fatta scrivetemi e vi farò un tutorial su come ho fatto la fascia e la borsetta e il fiorellino. Spero che questo vestito vi piaccia, è molto carino e è abbinato anche a quei sandali che ho fatto l'altra volta. Volendo potete utilizzare anche la stessa fascia che ho realizzato per i sandali che sono fatti infradito, oppure dei sandali gialli, quelli che ho messo sull'altro tutorial. Vi invito a condividere il video, a farlo conoscere ai vostri amici ed invitarli ad iscriversi al canale. Iscrivetevi anche voi se non l'avete ancora fatto. Se fate questo vestitino mi taggate così riesco a vedere anche le vostre foto. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima e ciao ciao, a presto!